Se c'è una cosa che i tedeschi sanno fare bene è competere. E quando lo fanno, batterli risulta davvero difficile. Alla fine degli anni '80 il mondo del motorsport subì uno scossone non indifferente. Il gruppo B fu costretto a chiudere i battenti, cambiando non poco le carte sul tavolo della questione rally. Audi si ritrovò a rincorrere Lancia e, avendo dato apparentemente tutto in questa disciplina, cominciò a guardare altrove, precisamente oltreoceano. Al di là dell'Atlantico c'era un mercato floridissimo che aspettava solo di essere conquistato dai marchi europei. Il problema con gli Yankee è farli appunto innamorare, cosa davvero ardua anche in tema motori. Legati visceralmente ai loro ferri succhi a benzina, non era facile convincerli a comprare automobili europee, dunque bisognava scendere in pista giocando le loro regole. Spinti da queste considerazioni, i vertici del Quattro Anelli contattarono Bobby Unser per fargli fare una cosuccia di poco conto dallo scarso impatto mediatico. Superare i 350 all'ora sull'ovale di Talladega, con un Audi 200 Exclusive modificata per rispettare i regolamenti NASCAR dell'epoca. Se esteticamente sembrava l'auto di un impiegato qualunque, tecnicamente quel prototipo era stato studiato nei minimi dettagli. Immancabile 5 in linea turbo, aerodinamica della Madonna con CX di 0.33, altezza da terra ridotta, distribuzione dei pesi ricalcolata, spostando più vicino al pilota di 50 mm dal serbatoio al differenziale, riprogettando sterzo, pedaliera e posizione di guida. Un lavoraccio che diede i suoi frutti. Gli Yankee si sentirono oltraggiati e, quando seppero, grazie alla massacrante campagna pubblicitaria tedesca, che si sarebbero pure iscritti ad un loro campionato, la videro come una sfida a viso aperto. Tutti si immaginavano un debutto direttamente nella NASCAR, invece Audi decise di entrare nella Trans Am. Stagione 1988, pubblico totalmente schierato a supporto dei soli marchi a stelle e strisce iscritti al campionato, con la povera 200 derisa e schernita da chiunque passasse di lì. Come detto in apertura, i tedeschi sanno essere competitivi da morire, così agli americani sfuggì la totale riprogettazione della vettura. Ad Ingolstadt diedero vita alla 204 Trans Am. Il telaio derivava dalla serie, per carità, ma il resto era roba nuova e tanto buona. Interpretando a meraviglia i paragrafi del regolamento, allargarono oltre i 2 metri le carreggiate con pneumatici da 375, consentendogli di scaricare a terra ogni singolo cavallo gestito dalla trazione integrale permanente 4. 1100 kg, 510 cavalli a 2.8 bar di pressione massima del turbo, gli americani davvero non avevano idea. A contorno vennero ingaggiati Bob Tullius, esperto di corse negli States con il suo Team Group 44, Harley Haywood, plurivincitore alle mani Daytona, Hans-Joachim Stack, ex F1 e pilota ufficiale Porsche. Asso nella manica, visti gli impegni di Stack su più fronti, niente meno che Walter Röhrl, una vera e propria leggenda dei rally. Col senno di poi, gli americani davvero non avevano idea di cosa li aspettasse. Long Beach, prima gara del campionato. Ogni ben di Dio che il nuovo continente offrisse era sulla linea di partenza. Chevrolet, Corvette e Camaro, Pontiac Firebird, Ford Mustang e Thunderbird, per citarne alcune, con i loro sciocchi V8 aspirati da oltre 600 cavalli. Secondo posto per Haywood, le risate divennero molte meno. Seconda tappa a Dallas e qui Haywood centra la vittoria, non c'è più nulla da ridere. Si ripeté a Detroit, infilando 5 vittorie consecutive per Audi, con Röhrl che al Niagara Falls Circuit doppiò ogni vettura. Il dramma era servito. La 200 era più leggera ed agile delle avversarie, godeva della trazione integrale e di una larghezza tale da consentirle di sorpassare ovunque, anche fuori traiettoria e in ogni condizione meteo. Non ce n'era per nessuno. Nonostante le modifiche in corsa al regolamento per contrastare lo strapotere tedesco, con aumento del peso minimo o pneumatici più stretti, Audi portò a casa 8 delle 13 gare in calendario. Haywood vinse il titolo piloti, Stack conquistò ben 4 gare, Röhrl vinse la finale a St. Petersburg, conquistando anche il campionato costruttori.
Tutti erano palesemente imbarazzati da questo esordio pazzesco di Audi. Così optarono per fare una cosa carina come stravolgere le normative vietando la trazione integrale e limitando la partecipazione al campionato ai soli costruttori americani. Visto lo sviluppo della 204 Trans Am, Audi dirottò lo sforzo sul campionato IMSA, sfornando la bellissima quanto mostruosa 94 IMSA GTO. Nonostante un lavoro sopraffino sia a livello di meccanica, erogava 720 cavalli, che di progettazione, telaio tubolare ed un'aerodinamica incredibile, la 90 fu meno fortunata. Stack vinse 7 gare stagionali, ma i problemi al motore e la superiorità di Ford con la Mercury Cougar XR7 non fecero bissare il successo oltreoceano. Audi concluse seconda in classifica costruttori e terza in quella piloti. Con un anno di sviluppo sulle spalle, tutti erano pronti a fare a pezzi gli avversari, ma dalla casa madre richiamarono tutti. Il mercato era conquistato, la divisione americana era realtà. Era tempo di tornare in patria per impegnarsi nel DTM con la nuova V8-4. Resta dunque fissa nel tempo quella dimostrazione di forza da parte di Audi. Le capacità di adattamento e sviluppo furono incredibili, con risultati eccellenti in brevissimo tempo. Oltre a questo, alcuni dei sound più gutturali e scatenati della storia del motorsport, figli di tempi andati dove i limiti semplicemente non esistevano.